Buongiorno, ben ritrovati, splende il sole anche oggi sulla città di Osaka, il vento freddo è calato quindi si sta un po' meglio e è ora di prendere il treno e uscire dai confini della città. Oggi andiamo a Kobe. Ok, sono arrivato alla stazione di Sannomiya, nella città di Kobe. Il problema è che qui c'è un vento freddissimo, ancora più gelido di quello di ieri, sarà perché siamo al mare. Comunque, eccolo il vento. Iniziamo, direi che oggi possiamo iniziare da un tempio che è qui vicino, quindi penso che sfrutterò il tunnel della metropolitana per andare più vicino al tempio senza congelarmi le membra. Questo è il tempio di Ikuta, che come spesso succede da queste parti è molto più antico di quanto l'aspetto darebbe a pensare. È un tempio shintoista, quindi al suo interno ci sono vari santuari dedicati a diverse divinità, fra cui Inari, la divinità rappresentata come una volpe, ed è piuttosto particolare perché ci sono moltissimi piccoli elementi sacri, fra cui tipo una sorgente e il boschetto al centro del tempio. È veramente molto molto carino. Al giorno d'oggi Kobe è molto famosa per la carne di Kobe, particolarmente pregiata e particolarmente costosa, ma è stata anche una città storica molto importante per il Giappone. Infatti è stato uno dei primi porti ad aprirsi al commercio con gli stati esteri. Infatti qui da qualche parte c'è un quartiere dove ci sono ancora alcune delle residenze dei mercanti esteri che si possono visitare. Ora, io non so esattamente dove sia questo quartiere e non mi ricordo come si chiama. Se ci riesco, se lo trovo, vi porto a vederlo. Se no, vabbè. Adesso vediamo se riusciamo a salire un po'. Kobe ovviamente mi sono un attimino informato su cosa c'è da vedere, ma qualcosa che nessuno nomina mai è il Sannomiya Shopping Gai, ovvero
queste due viuzze, questi due vicoli paralleli che corrono sotto alla ferrovia, e come il Golden Gate di Tokyo sono pieni di ristorantini minuscoli, negozietti minuscoli e quant'altro. Non so, magari solo a me sembra strano, in realtà è una cosa comunissima che c'è dappertutto, però boh, a me piacciono queste cose, quindi adesso era tutto chiuso, però in teoria stasera quando torno indietro dovrebbe essere tutto aperto e colorato, quindi penso che ci faremo un salto. Adesso io mi trovo sotto al municipio di Kobe, che è il palazzone che è sopra di noi, che ovviamente adesso non vedete, vi faccio vedere dopo, perché in teoria si può salire a un osservatorio gratuito, che per una volta è gratuito, non come i tre di Osaka che sono tutti a pagamento. Quindi se riusciamo a salire su, visto che è una bellissima giornata super limpida senza neanche una nuvola, sarebbe assolutamente una bella cosa. Quindi adesso proviamo e al limite mi buttano fuori a calci, cosa vi devo dire? Cosa non faccio per voi, ragazzi? Ok, missione compiuta, non mi hanno buttato fuori. L'osservatorio è al 24esimo piano, c'è l'ascensore diretto, più facile di così non si può, è assolutamente gratuito, quindi salite su e godetevi la vista che è veramente pazzesca, si vede fino all'aeroporto internazionale del Kansai, si vede tutto il mare, tutte le montagne, veramente veramente bello. Adesso andiamo nella zona del porto. La zona del porto di Kobe è estremamente moderna perché è stata ricostruita nel 1995 dopo che un terribile terremoto la distrusse completamente, causando anche più di 40.000 vittime. L'unico pezzo che non è stato ricostruito, che non è stato ristrutturato, è questo qui, che è stato lasciato qui come memoriale, come ricordo del terremoto e di tutte le vittime causate. Adesso noi andiamo a fare un ultimo giro qui alla zona del porto, che ha un nome specifico che non mi ricordo, e dopodiché andremo a vedere la Chinatown. Decisamente carina questa zona portuale, questa Harborland mi pare, molto bella, molto simile a Odaiba per certi versi, però mi piace, semplice, pulita, ordinata. E volendo si può salire anche sulla torre del porto, però costa 700 yen, quindi direi che rimango fedele al museo. Bene, adesso che ci siamo fatti venire fame, facciamo un'ultima camminata e andiamo alla famosa Chinatown di Kobe. Dello street food è che non ne hai mai abbastanza, ne mangeresti fino a scoppiare, ma bisogna stare attenti al portafoglio, anche perché
in queste zone un po' più turistiche tendono a gonfiare un minimo i prezzi, comunque onesti, però vabbè, io sono un taccagno, questo lo sapete. Comunque si mangia bene, ho mangiato un paio di cose particolari che da me non capita di trovare, quindi sono contento. La Chinatown è piccolina ma carina, piccola ma caratteristica, diceva quello. E niente, adesso vediamo se riesco ad andare su fino al quartiere delle vecchie case commerciali dei mercanti stranieri, e poi voglio tornare qui alla Chinatown e al Gai di sera per fare un po' di street notturno. Dopo una discreta camminata che ci ha portato sui monti alle spalle di Kobe, siamo arrivati nel quartiere di Kitano, dove ci sono appunto le residenze dei mercanti stranieri che si stabilirono qui quando il porto venne aperto agli stranieri. Quindi facciamo un giro, diamo un'occhiata con questa bella luce del sole che comincia a calare e poi torniamo giù. Questa è una mezza trappola per turisti, perché le case si possono visitare solo a pagamento, pagando il biglietto, e il quartiere più alto alle mie spalle è interamente accessibile solo dietro pagamento di biglietto. Un po' così, dai, potevano anche non farlo, però dai, ci sta. I turisti giapponesi, più che quelli europei o altro, mi sembra che vengano qui volentieri, perché ne ho visti molti. E devo dire che queste stradine in salita, strette e un po' sconnesse, ricordano molto le stradine europee da noi, quindi l'atmosfera quasi quasi ci sta. Vabbè raga, io adesso torno giù con la calmina, perché alla fine sono sempre tipo un paio di chilometri di strada, quindi grazie alla magia del video editing ci rivediamo giù. Chinatown di notte si è rivelata per quello che è la Chinatown di notte, molto carina, molto caratteristica, però appunto non è grandissima, non è vastissima, quindi non è che ci perdi tantissimo tempo a vederla, però assolutamente merita una visita. Il Gai ci ha raccontato la sua storia in due anime: da una parte la luce dei negozietti hipster, tutti ben curati e ben tenuti, e dall'altro le ombre,
ristorantini all'esterno dubbi, ma sicuramente fra i più caratteristici e particolari che si possono trovare. Voglio lasciarvi una piccola riflessione finale sul prezzo della vita qua in Giappone, perché molti tendono a pensare che sia una nazione molto molto costosa, ma in realtà non è così. Poi adesso col cambio favorevole di 1 a 130 circa, per noi è abbastanza, non dico economica, ma ci si vive tranquillamente, ci si gira tranquillamente. Tanto per dire, oggi ho mangiato, fra quello che ho mangiato alla non mi viene la parola alla Chinatown che vi ho mostrato, e quello che ho mangiato adesso, che è stata una ciotolona di tempura soba, ho speso 740 yen, una cosa del genere, che non è niente. Se volete possiamo approfondire un attimo questo discorso in seguito, alla fine della serie, nel caso fatemelo sapere nei commenti, che poi mi organizzo per portarvi qualche info in merito. Bene, io sto parlando a una macchina fotografica nel mezzo di un passaggio pedonale sotto la stazione, quindi direi che la smetto di mettermi in imbarazzo, prendo il treno per tornare a Osaka e noi ci vediamo come al solito domani con un nuovo episodio, e vi spoilerò che succederà qualcosa di particolare. Ci vediamo. È appena finita la cerimonia, quindi c'è un sacco di gente che esce. Fa molto domenica in chiesa. È un luogo assolutamente affascinante e una tappa obbligata venendo in questa città. Prendere una mega porzione di yakisoba dall'Urido forse non è stata l'idea più intelligente di oggi.